Arrivederci, Margherita! Ed ecco lì, partecipare alla maratona per i 30 anni della Casa Italiana Zerli Marimò. Arrivederci compagnucci, arrivederci! Parlami d'amore, Mario. Ogni volta è un gran piacere perché, a parte che ogni anno si può e si deve fare di più, e in più perché ogni anno c'è l'incoraggiamento intanto del pubblico, che è sempre più vasto e più interessato, e anche dei board members che ci spalleggiano molto, ci incoraggiano e ci danno molto aiuto, quindi ogni board è un ossigeno, un po' più d'ossigeno che abbiamo. It's 20 years that I've shared with this lady. I think we ended up changing each other, as it often happens in couples. And I identify myself a lot with what we do at the Casa, and I think the Casa ended up looking a bit like me. I hope not too much. It's a fabulous institution where it brings Italian culture, heritage, education. All the educators give Italian education to young students in America. It's a fabulous contribution that Mariuccia has given to this city. I attended New York University. The Italian department was part of the French department. There was no separate Italian department until Mariuccia came along and distinguished it. We were orphans. Now we're a family. And now the family has who I consider the first lady of Italian culture in New York is Mariuccia. Her generosity, her philanthropy, the type of initiatives she's done, unselfishly and without any vanity. She is the best role model I can think of. Come dicono in questa bellissima espressione americana, it's my baby. It's my baby perché effettivamente è stata un'idea, chissà, nata così, intanto per l'idea di avere qualcosa che sempre, che anche quando io non ci sarò più, fosse un po' qui per ricordare soprattutto mio marito. Però è diventata la vera casa italiana, quella che si voleva, perché si sono create manifestazioni autonome, gruppi autonomi che vengono qui e che fanno il circolo del libro, che fanno l'opera, che fanno il teatro. Il mio scopo era che fosse una vetrina di quello che l'Italia offre oggi culturalmente di più importante e interessante. Casa Italiana means a great deal about the Italian art and what it represents in America for all Italians, not only here but everywhere. And I've known La Baronessa for so many years, and I hope that we can continue to give this wonderful thing to everyone, not only Italians but Americans who want to learn all about our heritage. For me it means a lot. It means the real Italian culture brought to New York in the most effective and elegant way. And for the council it means the same. And in addition, the fact that we have really a point of reference for all the Italian, especially, is the way to reach the students. It means what the President of the Republic told me when I sat right here with him in this gallery.
maybe 2 years ago. He says the Casa Italiana is a jewel. And one cannot say enough about the Baroness, of course, who has underwritten the entire project over the years. It's the bridge, and it's the bridge at a very high level. And the appreciation of the patrimony and the traditions and the essence of what Italy is exhibited here. It is the home of the Italian Studies Department, and it is our home of Italian culture in New York. It provides us with an unbelievable platform for amazing events, and we really couldn't do without it. Personally, it means a lot because I enjoy Casa as a user. I come here very often, and it's a bit like being back home. So being a part of the life at Casa, it means staying in touch with the country that I love and the country where I was born and raised. It's been a busy past, a busy present, and I hope it's going to be an adventurous future. What I always say is that very often I go back home tired. Sometimes I go back home angry because I deal with Italians, and how can you be not angry at Italians sometimes? But I never once in those 20 years I went back home bored. The Casa Italiana for me is not simply an outpost, a refuge of Italian culture and tradition, but it's where Italy lands when Italy comes to New York. Every Italian that I will want to see passing through New York inevitably is on the stage of the Casa Italiana, or at a conference, or teaching, or showing a film, or hanging new paintings, or introducing a new food. Italy comes to the Casa Italiana because the Casa Italiana receives the most diverse kind of Italian creativity you find anywhere in America. The expression of America is the place and prominence that Italy has in the New World. And we feel that we're so proud of our background, we're so proud of our heritage, that it brings us together to celebrate, so that our participation in Italian American organization is a symbol of our love for Italy. L'importante è che tutto sia fatto con amore, come facciamo noi ogni giorno, e che sia fatto con anche offrendo qualche cosa che a volte è anche un po' differente. It's the nest of Italian American, and to me that's what's important. Culture and relationships. It's a wonderful wellspring of information in this area. We've established a relationship with a club that I belong to, the Tito Assegno of New York. For me, Casa Italiana is home. I'm here, I help them with the exhibition. I'm the art advisor. And for the last practically 20 years, I've been organizing 2 exhibitions of art Italiana here at the Casa to promote Italian art. The name that the Baroness chose, Casa, it doesn't remain only a name on the plaque in front of it, but the Casa is really what it means in Italian. A home where they can come, be themselves, share ideas, hear stories and tell their stories. Parlami d'amore, Mario. My name is Fabrizio Ruggero, and I am from Naples, but I live in south of Tuscany in a small village called Anghiari, and I am a painter. In this exhibit in Casa Italiana, visitors will find a part of a larger exhibition
which was held at the United Nations here in New York. It is based on portraits of people who, through their life, have been engaged for welfare of their fellow human beings. We will find 7 portraits. They are Malala, the young Nobel Prize from Pakistan, Miriam Makeba, she was a well-known singer who devoted her life for the South Africa liberation from the apartheid. Joan Baez, we all know her engagement in the 60s for human rights and so on. And Maya Angelou, which is a well-known writer. Sebastião Salgado is a photographer which devoted his life to the most horrible happening in the world. Joseph Beuys is a well-known artist from Germany, well-known in a special way for what he called his social sculpture, a way of moving the human mind towards awareness of ecology and problem related to our Mother Earth. And Gong Li is one of the most beautiful actresses from China. She also is engaged in social rights. To me, there is no difference at all in between a subject which is figurative or abstract or even minimalist like a monochrome. My focus is mainly on the process through which the painting is born. My works are based on the original technique of fresco, but they are focused on the issues of contemporary art, or at least of contemporary figurative art, which is not only representation of a subject like in a portrait or so, but also the very essence of what painting is. Parlami d'amore, Mario.
parlami d'amore, Mario. Strettamente collegata con la serata Calvino alla Cooper Union, un'altra manifestazione in suo onore sempre a New York. Presso la Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University è stata inaugurata una bella mostra fotografica dal suggestivo titolo "Dal fondo dell'opaco io scrivo", sottotitolo "Calvino da Sanremo a New York", dedicata ai luoghi dello scrittore ligure. Spiega la curatrice Laura Guglielmi, Sanremo non viene direttamente mai nominata nelle opere di Calvino. Nomina i luoghi, nomina le piazze, le chiese di Sanremo senza mai nominarla, però nomina i luoghi ed è stato possibile ricostruire un vero e proprio itinerario. Molti luoghi, a causa dello scempio edilizio, non ci sono più, così è stato necessario ricorrere a foto d'epoca. La mostra è stata promossa dalla Regione Liguria, Dipartimento Cultura e Turismo. L'assessore Maria Paola Profumo, che ha inaugurato la mostra di New York, ha sottolineato come questa celebrazione in onore di Calvino sia da mettere in relazione con l'iniziativa dei parchi culturali che la Regione Liguria sta portando avanti con successo per mettere in risalto e promuovere il paesaggio di una regione che è stata protagonista della letteratura del Novecento. Presente all'inaugurazione della mostra di New York insieme alla figlia Giovanna anche la moglie di Calvino, Esther, di origine argentina, ci cita per i tanti amici, che ha molto apprezzato sia la mostra che il catalogo curato da Sergio Bonadonna e che ha, un po' emozionata, raccontato dell'attaccamento di Calvino alla Liguria e ai liguri. Ci sono due categorie di liguri, quelli che rimangono attaccati alla terra come la patella allo scoglio e quelli che si sentono a casa in tutto il mondo. E diceva: io appartengo alla seconda categoria. Parlami d'amore, Mario. Buonasera, 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 buonasera. This is such a wonderful event, and I hope it's very loose and very easy. You know, I was riding over here with a friend, and I realized I'm here just to honor Italo Calvino. I think we all are. So I should feel that this is just a very loose celebration of him and his words, his language, and his mind. So I wish I could read this in Italian, but I can't. So this is actually the very beginning of the book. This is chapter 1 in the very beginning here. It was the 15th of June in 1767 when Cosimo Pievasco di Rando, my brother, sat among us for the last time. I remember as if it were today. We were in the dining room of our villa in Ambrosa, the windows framing the thick branches of the great holm oak in the park. It was midday, and our family, following the old custom, sat down to dinner at that hour, even though among the nobility it was now the fashion, inspired by the late rising court of France, to dine in the middle of the afternoon. The wind was blowing in from the sea, I remember, and the leaves were stirring. Cosimo said, "I told you I don't want it, and I don't," and he pushed away the plate of snails. Never had such grave disobedience been seen. At the head of the table was the Barone Arminio Pievasco di Rando, our father, wearing his wig long over his ears in the style of Louis XIV, out of fashion in this as in so many of his habits. Between me and my brother sat the Abbé Fauchelevent, my family's almoner, and the tutor of us boys. Across from us was the Generalessa Corradina di Rando, our mother, and our sister, Battista, the house nun.
At the other end of the table, opposite our father, sat, dressed in the Turkish style, the Cavaliere Avocado Ennio Silvio Carrega, the administrator and hydraulic engineer of our estates, and as the illegitimate brother of our father, our natural uncle. Several months earlier, when Cosimo turned 12 and I 8, we had been admitted to our parents' table, or rather, I had benefited prematurely from my brother's promotion so that I wouldn't be left to eat alone. I say benefited only as a manner of speaking. In reality, for both Cosimo and me, the happy times were now over, and we felt regret for the meals in our little room, the two of us alone, with the Abbé Fauchelevent. The abbé was a withered, wrinkled old man who had a reputation as a Jansenist and had in fact fled the Dauphiné, his native land, to avoid a trial by the Inquisition. But the strict character that was usually praised by everyone, the inward severity that he imposed on himself and others, constantly yielded to a fundamental inclination to apathy and indifference, as if his long meditations, eyes staring into emptiness, had led only to a great boredom and lethargy, and in even the least effort, he saw the sign of a destiny that it was useless to oppose. Our meals in the company of the Abbé began after long prayers, with orderly, decorous, silent movements of spoons, and woe to you if you raised your eyes from the plate or made even the slightest sucking sound as you sipped the broth. But by the end of the soup, the abbé was tired, bored. He gazed into space and clicked his tongue at every swallow of wine, as if only the most superficial and transient sensations could reach him. By the main course, we had already started eating with our fingers, and we finished our meal throwing pear cores at each other while the abbé every so often let out a lazy, "Ou bien, ou alors." Now, instead, as we dined with the family, childhood's sad chapter of daily grievances took shape. Our father and our mother were always right in front of us. We had to use knives and forks for the chicken and sit straight and keep elbows off the table, endless. And then there was our odious sister, Battista. A succession of scoldings, spiteful acts, punishments, obstinacies began until the day Cosimo refused the snails and decided to separate his lot from ours. Well, maybe not in Italian, but the Italian names you pronounce perfectly. No, not at all. I always get my tongue twisted when I try to pronounce these long, elaborate names, so great job. No, I remember making a movie with Kurosawa, and I did it all in Japanese. I didn't have any idea what I was saying. I learned it phonetically, and to this day I keep asking my Japanese friends, was it okay? And they said, well, you had one word wrong for fish, but you did it with such charm, it doesn't matter. So the next challenge is Italian, probably. And the first question that everybody's asking me since we announced this evening is, how come Richard Gere is reading Italo Calvino in public? What is the reason, as if there is a specific one? How did you get interested in Calvino, and in particular in this book? Well, first of all, I'm just curious, how many people here have read Il Barone? About half the people here. That's great. Is this on? Yeah. You know, I first heard about this book from a very dear friend of mine, and I can't remember the context which he brought it up, but he had been writing a screenplay and finished a screenplay on this book that he had written with Louis Malle, and for Louis Malle, and it was the first screenplay he'd ever written. He's a wonderful writer.
And he actually happens to be sitting right over here, Jonathan Cott. And, I won't make him stand up because he'll probably leave if he does. So, but he gave me. He had been working on this, and he was a very close friend. And I don't remember if I had inquired or he offered it to me or whatever. But I read the script and it was beautiful, beautiful. And I read the book from that, and I realized he'd done an incredible job on the screenplay. But just what an extraordinary work of art it was. The book. And I remember one of the first books that I ever read as a young man, a John Barth book called The Sotweed Factor, which probably is not very well known right now, but there was a time when that book was quite famous. And there was something of this in that. It was of the same time in America and had this picaresque quality to it, fairy tale quality to it. And I think it put me in that frame of mind of timelessness, history, of who are we, where did we come from, what are our dreams, a kind of a generosity of spirit. This book is saturated with a generosity and a sense of love and care and concern. Simple, it doesn't wear its heart on its sleeve, but it's inherent. Maybe we'll talk about Italo. I never met Italo, so what kind of a man he really was. But there's incredible warmth in this book, and it embraces the reader as the characters are embraced in the story. Parlami d'amore, Mario. Gianni Amelio, uno dei registi più importanti in Italia di oggi, torna a New York con 2 film, un feature film e un documentario. E vorrei partire dal documentario, perché da lì parte Gianni Amelio. Qual è il suo rapporto col documentario come forma cinematografica? Guardi, io non faccio molta differenza tra documentario e film. Per me è tutto cinema e quindi affronto le 2 cose con lo stesso spirito, cercando la verità all'interno dei sentimenti, che possono essere sentimenti vissuti da una persona che esiste realmente, che quindi ti parla, oppure di un personaggio che tu, autore, hai creato. Quando si sradica una vite, adulta, forte, qualche pezzetto di radice rimane sempre sotto te. E parliamo adesso invece di quest'ultimo documentario che lei porta ad Open Road. È un documentario in cui lei intervista alcune persone omosessuali che parlano della loro vita nel Novecento. Com'è nata questa idea? Allora, l'idea non è nata dalle persone, ma è nata dalle cose. Le cose sono i fogli dei giornali, i cinegiornali, alcune immagini televisive, alcune immagini cinematografiche negli anni 50-60. E c'era allora un linguaggio oggi davvero intollerabile. In queste pagine, in queste immagini, io vedevo tanta crudeltà, tanta malvagità, che mi sono detto voglio metterle a confronto con la vita personale, privata degli omosessuali del dopoguerra. Storie che avevano una forza morale straordinaria, venivano offese, venivano calpestate dai mezzi di comunicazione. L'altro film che porta a Open Road è L'Intrepido. L'Intrepido, che è una storia di un personaggio che si inventa praticamente ogni giorno un lavoro, sostituisce al volo chi non può andare a fare una cosa e la fa lui. Siamo messi così male in Italia? Io credo che questo momento
in Italia, ma anche fuori dall'Italia, sia talmente serio dal punto di vista proprio della nostra sopravvivenza, del nostro futuro, del futuro che diamo ai nostri figli, che non dobbiamo affrontare l'argomento con le lacrime agli occhi, col pianto in gola. Infatti lei ha scelto un attore comico. Dobbiamo cercare anche la strada del paradosso. Io quando racconto la storia di uno che di professione fa il rimpiazzo, è chiaro che faccio una provocazione. L'approccio in qualche modo provocatorio fa diventare ancora più serio il problema. Però io l'ho affrontato appunto con un attore comico in Italia molto popolare, ma dotato di una comicità che non è quella della commedia all'italiana, ma di una comicità molto più antica, che ha le sue radici in America. Io ho pensato all'omino di Charlot, ho pensato a Buster Keaton, e quindi c'è soprattutto l'eredità del cinema muto. Come le dicevo, i nostri ascoltatori, i nostri spettatori sono americani che amano l'Italia, ma molti sono anche italo-americani, per cui loro e le loro famiglie sono passate attraverso delle storie di emigrazione, che è un tema che le sta molto, molto a cuore. Credo che il film forse che tutti conoscono su questo tema suo è l'America. Questo misspelling, questa scrittura sbagliata dell'America, che è una storia di emigrazione o di contatti tra popoli diversi. Sappiamo anche dalla sua biografia che lei non ha vissuto personalmente l'emigrazione, ma il suo papà emigrò quando lei era piccola in Argentina. Qual è il suo rapporto con questa tematica oggi? L'emigrazione di mio padre, come lei ha detto, ha rappresentato lo spezzamento, la divisione, quasi l'annullamento del mio nucleo familiare. Andare in Albania, fare un film come l'America, per me ha significato ricomporre un nucleo familiare, perché là ho incontrato mio figlio. Io ho adottato un ragazzo albanese, diciamo che ho adottato tutta la sua famiglia, però fondamentalmente lui, che si chiama come me, che adesso è un uomo anche adulto, con 3 bambine meravigliose, e che in qualche modo ha risarcito me della mancanza della famiglia, diciamo, originaria, creando un'altra famiglia che è quella che mi sta a cuore adesso. Un altro film dove emerge in parte almeno un suo elemento autobiografico è anche quello che le ho detto è uno dei miei preferiti tra i suoi, che è Le prime Rome, che è di Albert Camus. Come entra la persona di Gianni Amelio in un romanzo di Camus che è altamente autobiografico per lui, ma in qualche modo Camus, raccontando la storia di Albert Camus, racconta un po' anche una sua di storia, mi sembra di capire. Diciamo che la storia mia somiglia, soprattutto nell'infanzia, a quella di Albert Camus. E tutto nasce dal fatto che la figlia di Camus conosceva alcuni miei film e mi ha accettato come regista di una storia molto intima, molto, diciamo, delicata da trattare, proprio fidandosi del fatto che c'erano questi elementi autobiografici. Queste consonanze. Sì, per esempio il fatto che io abbia vissuto senza un padre, così come Albert Camus, che io abbia vissuto con una madre molto giovane insieme a una nonna molto autoritaria. L'infanzia di Camus è stata segnata dalla fame, un po' anche la mia. Cosa fa Gianni Amelio fra un film e la promozione di un film e l'altro? Ma io vivo la mia vita e il cinema non è il fine della mia vita. Il cinema è un mezzo di conoscenza. È chiaro che quando si fa un film si scava nel proprio animo, nel proprio stomaco anche addirittura, e soprattutto si conoscono gli altri, si cerca la verità degli altri e la propria insieme. Quindi il cinema è un veicolo straordinario per
perché la vita diventi sempre più, in qualche modo, piena. La testa di un uomo è leggera e diventa sempre più leggera se tu ci metti dentro la frase di un libro, l'immagine di un film, un pezzo di musica, un quadro. Ecco, io la penso così e credo che il tempo vada vissuto non spasmodicamente alla ricerca del successo del film, del premio, no, ma vada vissuta cercando di conoscere le cose che ami sempre di più e amare le cose che conosci. Parlami d'amore, Mario. Finalmente è finito questo inverno infreddolito, dopo tanta triste pioggia che mi fa sentire blu. Sono pronta per la spiaggia con il sole sulla faccia. Ho persino prenotato il bigliettino al Malibu. Le Divette, un trio straordinario di ragazze che vengono da Roma, un trio vocale che si esibisce in questi giorni qui a New York, stasera in particolare alla Casa Zerilli Merimo. Bene, cominciamo con i nomi. Vera Cherry, Teresa Sugar e Valentina Pepper. Hot Pepper? Hot Pepper. Ah, very hot pepper. Come vi siete incontrate? Chi parla? Ma ci siamo incontrate in realtà in momenti diversi, nel senso che io e Vale abitavamo a Roma già da 10 anni, abbiamo frequentato le stesse scuole e con Teresa ci siamo conosciute praticamente il giorno in cui le Divette sono nate, perché loro due si conoscevano invece per altre vie. Un giorno mi venne l'idea di chiamare loro due per questo pazzo trio e quindi ci siamo conosciute, cioè si sono conosciute così. Chi ha trovato il nome? C'è stata mi ricordo una rosa di 3 nomi, tra cui le Divette, gli altri 2 non mi ricordo e poi abbiamo scelto insieme il nome le Divette. E il soprannome chi ve l'ha dato? Ve lo siete dato voi o qualcun altro? Noi, tutto noi. Quindi tu ti senti Pepper, tu ti senti Sugar. Sugar, mi ricordo che Vale la prima cosa che disse è: io sono Pepper, io voglio essere Pepper assolutamente, quindi non me lo toccate. E subito dopo le disse: io sono Cherry. Ho detto no, a me Sugar mi va benissimo, quindi lo tengo volentieri. Parliamo del repertorio. Dunque, l'idea era nata con diciamo, l'idea appunto di trasformare in swing musica degli anni 80-90. Poi però questa idea si è ampliata molto ed è diventata, per richiesta di alcuni concerti, anche di fare musica edita di quel periodo, ma soprattutto, ed è la cosa in cui noi ci identifichiamo di più, l'idea di fare pezzi originali con l'ironia assolutamente contemporanea del 2000, ma con il modo di parlare e la musica e l'arrangiamento di quel periodo là. E quindi qui il contrasto ci ha funzionato immediatamente, quindi siamo praticamente una moneta con 3 facce, che lo so che non esiste, però è un po' questo il... In più abbiamo una parte teatrale, noi siamo 3 attrici di base, siamo nate attrici e cantanti e poi abbiamo creato questo bell'ibrido, il nostro spettacolo ha anche tutta una parte improvvisativa con il pubblico come il varietà d'un tempo, quindi alla musica associamo un intrattenimento a tutto tondo. Quindi. Friend
Senti, una prospettiva americana. Una prospettiva C'è americana. un desiderio nascosto qui per l'America? Sì, noi abbiamo il forte desiderio, ma io già lo sento che si sta concretizzando, di tornare spesso, cioè di, come dire, di rendere New York e l'America un luogo familiare e vicino, cioè tornarci 3-4 volte l'anno. C'è chi parla di ma perché non vi trasferite? No, io voglio continuare a lavorare in Italia perché in Italia lavoriamo bene, però il mondo non è poi così grande, si può lavorare ovunque e quindi insomma. D'altronde voi fate anche canzoni americane nel vostro repertorio, no? Sì, per quanto abbiamo notato che in effetti il pubblico newyorkese ama moltissimo le canzoni italiane. E quindi è come se, diciamo, qua sei libero di essere come sei, cioè se sei italiano non ti devi vergognare di esserlo, se sei indiano uguale, perché è come una grande comunità molto accogliente. Dimmi tu il pubblico come ti immagini, come lo senti? Ma ecco, su questo mi ricollego, è un pubblico con quel calore che io invece riconosco nell'Italia, cioè un pubblico molto warming, ed è molto bello perché appunto io per la prima volta a New York il primo problema che mi sono posta è oddio, cosa si aspettano da noi, cosa piace a questo pubblico, e invece stiamo portando esattamente quello che noi facciamo e la risposta è molto buona. Noi stiamo cercando di conquistare l'America però. Allora, non diciamolo a nessuno, comunque andatele a vedere, mi raccomando che sono bravissime, sicuramente torneranno, e alla fine vi dico che una delle tre è sposata, ma non vi dico quale. Ciao! Parlami d'amore, Mario. In this spring semester, we are going to have the pleasure to host an exhibit that we commissioned. And it's an exhibit also that marks our first collaboration with the Fondazione Cirulli. It's called Propaganda. Obviously, ours is not a celebratory exhibit of the fascist regime, but it's an exhibit that will allow you to deconstruct how propaganda works, to tear apart the mechanism through which, through an image, through a font, through a photograph, you're able to convince people to rally behind you. Propaganda, the art of political indoctrination, really stands at the crossroads between art, mass communication, the economy, and it provides a rich portrait of the history and society in Italy during the first half of the 20th century. Over the course of just 3-4 decades, the country moved from a constitutional monarchy to a totalitarian regime to a democratic republic. Throughout this whole chronological span, political propaganda was always present, and in fact it was progressively refined, oftentimes anticipating the techniques of mass communication through the development of trade characters, symbols, mottos. The exhibition follows 5 main themes. First one is the cult of the leader, which during fascism was Mussolini, the Duce. Propaganda is not only a phenomenon of dictatorships, democracies too can see a great deal of political propaganda. In this spirit, the second section will explore some examples from the early 1900s and the years of the political debates between the Christian Democrats and the Italian Communist Party. In the third section of the exhibition, we will take a look at the world of business and how it interacted with the intervention of the fascist regime. And as a result of that, oftentimes these companies paid lip service to the regime. The fourth section of the show will feature the takeover of daily life. The fascist regime did so through youth organizations, groups for workers that could reunite after their day at the factory under the watchful eye of the regime. The last section of the exhibition will deal with political propaganda abroad.
This was particularly, once again, the case of fascism, as it sought to convince the powers of the world of the good intentions of the regime. With this exhibition, we hope to reflect and consider the political narratives that surround us today. With the rise of nationalism and sovereignism, we need to ask ourselves once again, what is the role that propaganda play nowadays? Of course, the mediums are different, but in terms of devices, of strategies, nothing has changed much. And I believe this exhibit is going to help us understand why. Parlami d'amore, Mario.
parlami d'amore, Mario. Traduci. Allora, mentre camminavo oggi verso il Park Lane Hotel, sotto un caldo umido terribile, dopo molte interviste non ne potevo più, improvvisamente sento una voce veramente volgare che urla: "Ah, Carlo! Carlo!" Mi volto e non vedo nessuno, sto qua! Oh! Ah, Carlo! A un certo punto finalmente vedo che è un cretino che con una videocamera mi sta riprendendo dai bus turistici che fanno a New York così, con la fidanzata, con la moglie. Oh, stiamo in viaggio di nozze pure a New York e becchiamo a Carlo! A Carlo! A un certo punto io molto signorilmente faccio: auguri le tue nozze, buon soggiorno, ser meglio Carlo, e poi gli scappa pure rimortacci. Io risaluto, faccio ancora il signore e faccio ancora, mentre faccio così non vedo bene che c'era il marciapiede, lui continuava a riprendere che c'era traffico e faccio avanti, si sente. Quindi io domani sto su YouTube. A Open Road ci sono sempre venuto molto volentieri perché c'è un'atmosfera informale ma seria, affettuosa e allegra, però anche insomma importante, con un pubblico molto qualificato, una selezione fatta con amore dei film, davvero non scelgono i film che solo quelli che amano, quindi questa cosa mi piace molto. Open Roads è un'ottima occasione per far conoscere un'annata cinematografica italiana che spesso non si ha la possibilità di conoscere pienamente negli Stati Uniti, che già sono ingolfati di loro film. Io credo che il nostro cinema, nonostante le difficoltà che ha mondiali, ma soprattutto che ha il paese nostro in questo momento, quest'anno qua per esempio abbia prodotto delle ottime opere, quindi siamo felici di essere qui e di presentare al pubblico americano. Credo che il problema del cinema italiano non sia chi lo fa, ma semmai come riusciamo a comunicare le nostre storie all'estero. Per esempio noi parliamo una lingua che grazie a Dio siamo gli unici a parlare nel mondo e siamo conosciuti con un papà e una mamma molto importanti. Il neorealismo e la commedia all'italiana. Questi genitori ci hanno fatto diventare grandi e ci hanno fatto conoscere in giro per il mondo, ma come ogni figlio in qualche modo il problema che abbiamo è quello di superarli. Io credo che nonostante il nostro paese, come tutti i paesi un po' in questo momento siano in crisi, il nostro in maniera particolare, però corrisponde uno scatto dal punto di vista creativo notevole, di reazione. Quindi in un momento difficile il cinema, gli autori, gli scrittori invece stanno dando il massimo, e questo è un fattore invece molto molto positivo, cioè la cosa importante è che non siamo caduti in depressione. Uno fa un film perché spera che possa essere visto dal maggior numero di persone possibile, e quindi dare la possibilità di portare il film oltre i confini nazionali in un paese importante per il cinema come gli Stati Uniti d'America è sicuramente la cosa migliore che si possa fare per veicolare la cultura e la cinematografia italiana. Il discorso è molto complesso, partendo dalla lingua che usiamo, partendo dalla promozione dei nostri film all'estero, bisognerebbe parlare con distributori, con produttori, bisognerebbe avere per esempio invitati qui non solo i registi ma chi commercializza i film in giro per il mondo. Bisognerebbe che il nostro governo ci credesse al cinema italiano in particolare e anche alla possibilità che vada all'estero. Ci sono molte cose, molte difficoltà.
Penso che questa rassegna nei prossimi anni dimostrerà un cinema italiano sempre più di successo, ma da un punto di vista dei contenuti e della capacità di innovazione. Abbiate fiducia anche voi spettatori qui negli Stati Uniti eccetera rispetto al nostro cinema, che ha dei segnali secondo me molto importanti rispetto al discorso che faceva Gabriele. Credo che in molti casi già alcuni film sono a livello o superiori di quelli appunto della commedia italiana o del neorealismo. È forse necessario riuscire ad incontrarli. I don't know which is the way generally for everybody, because I am finding my way and I can't answer la domanda. Risposta come? Answer. I don't know the answer. I think Gabriele is right, George is right, and after the other will be right. But don't listen me. Thank you. È bello l'insieme della rassegna perché offre uno spaccato giusto e ricco della produzione cinematografica italiana, dove ci sono commedie, diciamo così, o film più divertenti di grandissima qualità, con professionisti straordinari come Verdone, Virzì, per citarne due, assieme ad altre opere magari di esordienti più fresche, oppure anche assieme a film come il mio che hanno una densità diversa. Il bello del cinema è un po' come nella lettura, come in ogni arte, ogni espressione può avere un senso se c'è della qualità. Quando passano le emozioni, c'è un incontro con lo spettatore, va comunque bene. Diciamo il mio intento era quello di raccontare in modo leggero e divertente l'epopea esistenzialista in qualche maniera. Io non so adesso in America cosa può evocare la mia storia. Io spero, ecco, che si possa trovare una lettura di qualcosa di non completamente italiano, anche se è fortemente italiano il mio film, ma che comunque ci sia una possibile universalità. We are here to spread the good news, which a very big part of our national box office, it seems to me at the 30 or 35%, is the national product. This happens only in the country where the movie industry is very strong. We are a miserable country in a deep crisis with a very strong thing, the cinema. For me, what's even more important is to see the great support of the Italian cinema for this series. The presence of Gabriele Salvatore and Paolo Virzì, Carlo Verdoni, and a group of young directors. All of that, to me, means that the Italian cinema now sees Open Roads as an important event for its promotion in the United States. Nessuno di noi si aspettava un successo del genere. Sì, credevamo in qualcosa di bello che sarebbe durato 2, 3, forse 5 anni. Siamo alla 10ª edizione, guardate voi che delegazione che abbiamo, ogni sera abbiamo il tutto esaurito, è veramente uno straordinario successo di cui siamo tutti orgogliosi. Parlami d'amore, Mario.
d'amore, Mario. Unfortunately, in the art world, I don't say I'm an actor, because both the people who buy my work, they say, now you are an actor, like you don't work anymore. So like basically implying that all the stuff that I bought from you is not worth anything anymore. In the movies, I don't tell them I'm a sculptor, because immediately the producer, the first thing he was like, okay, let's talk about how much you're gonna be paid. You are an artist, so like why not for free? Like, by and large, my attitude was, I wrote the book, I said what I had to say, it's in their hands, it's James Ivory, it's Luca Guadagnino. Who am I to begin to sort of tussle with them about what they should do or shouldn't do? We went to Crema, and they dropped us in the scene, and there, as I'm watching the film being filmed, I said, this is the most important scene. They said, yes, it's quite important, but you are going to have to be in the film. I said, I do not act. I don't act. They said, well, you're going to have to. So eventually they had me dress up in a ridiculous suit, which you've all seen. And my partner in the film is actually the producer of the film. So they got free talent. I never hated the Japanese, on the contrary. And that I learned when I was in concentration camp, that the police people, they were sadistic. I used to sometimes to slip from the concentration camp, go out and work for the peasants. And I felt that they were very with us. They were against the war, against the policemen. I entered into this museum, and full curiosity, I tried to understand how many Sala, like my family name, came here, and the number is more than 2,000. Then I asked how many Salvini passed through the island. 254. Now, dear Mr. Salvini, the political issues means to represent your vision of the society, and we are different for sure, but when you enter here and you see our relatives entering without shoes and so on, a little more of art works. I couldn't live in a country where I had no soundtrack. I mean, Italy, it's not my soundtrack. I grew up with Elvis, and since then I was gone. I was an American.
I love the blues. And when Morrison told me to follow follow the music, follow your dreams, baby, a month later I was in Manhattan. Music is very important to me. It's my soul, and you have to have a soul. What does Catholic space mean, and how do we experience Catholic space? Which is really through lighting. You know, when you think about going into a Catholic church, it's the lighting that is so transformative. So that really was what really sold them on me, was the idea that the actual installation was really quiet and respectful of the existing architecture. But the experience was all this idea of lighting. It was this very sublime sort of experience and very quiet and contemplative. So it was really that what swung it for me. I was 10 years old when I saw this. It was a VHS that my mother had rented from the library, and we never returned it. We still have it. So this was the moment when I thought, this is what I want to do with music. I want to make people feel the way she's making me feel with music. And I didn't realize there was music out there that could tell a story so profoundly and so deeply to change your life. I didn't know that existed. Parlami d'amore, Mario. Avo was born in 1912. He started very young. At 16 years old, he already participated in a group exhibition, and especially thanks to his brothers Mirko Basaldello, the sculptors, he started to participate to the artistic contest of Italian pre-war situation. He studied in Venice, and then he go to Rome, where he had his first solo show in 1937. He participated at Arte Nuova, Gruppo delle Arti, and then in the famous Gruppo degli Otto in 1952. This exhibit at Casa Italiana, there is this painting behind my back that is the final sketch of the boy with Turkey that is at the Museum of Modern Art. And there are 3 sketches for this painting. And then there are several of lithographs from the 50s up to more recent in the 70s. And some of these exemplars are exhibited in some of the museums in the United States.
What's really interesting and an opportunity about this exhibition tonight is that you really get to see some different phases of Afra's career. So he started early in his career with the Scuola Romana and was very influenced by them and was painting in a figurative manner and a muted palette, but then moved into a more geometricized abstraction in the 40s. Then only in the 50s did he move to the more lyrical abstraction, highly colored, more gestural, with which he gained fame. And here tonight we're able to see both of those phases of his career, and it's a nice opportunity to see it here alongside some of the jewelry in which paralleled those same movements in painting. So in his jewelry you'll see figuration, but you'll see total abstraction. And it's really nice to see them here together. He used old tradition to be modern. So the preparation of the color, all the things he needs to do the painting, it's a Venetian way. He takes the past and he brings it to the future. He was one of the greatest European artists in those times, and he was called with Picasso, Tamayo, and Miro, and our artists to do the mural at UNESCO in Paris. He moved to New York, to the United States in 1956. American collectors and American museum bought his art. He became very friendly with several artists of both period, like de Kooning, Klein, Diebenkorn, Gaston, that they loved him and respected him very much. And actually he became a focal point for them when we were traveling to Rome, and he was the one who was helping them, introducing them to Italian art and to direct them. He was one of the first Italians to start coming to the United States and developing relationships here after the war. And he was quite adept at courting significant collectors, but also really establishing invaluable relationships with other artists, both American and Italian. And he really believed in this artistic exchange and dialogue, and I think enjoyed incorporating that into his work. Parlami d'amore, Oh, ma sei scemo o cosa? Ma non lo vedi che sono un contadino, sono qua a zappare, non ho mica tempo da perdere con i fannulloni scansafatiche come te. Ma vai a lavorare, va! E Gesù gli dice, vergognati, contadino. Guarda come tieni il cane. Ma cosa c'entra adesso il cane? Oh, ma cosa sei? Il messia del mio cane? No, guarda come tieni il cane. Ti piacerebbe se qualcuno ti tenesse così? Non si tengono mica così i cani, eh? Gesù lo sa che si sta giocando parecchio con questa storia del cane. Cazzo, il primo apostolo, potrebbe essere anche l'ultimo, ma quello, il contadino, non è che capisce molto. Allora gli dice, guarda che morde, non ti avvicinare troppo perché morde. E Gesù si avvicina lo stesso al cane, come se niente fosse. Si avvicina e gli dice, vieni qui, bello, e lo accarezza. A quel cane pulcioso che non gli daresti neanche un soldo perché cazzo fa schifo, ha il pelo raspo, mezzo bruciato dal sole, gli dice, vieni qui, bello, e gli slega la catena. E per un attimo c'è proprio un'aria in giro con il contadino, il cane che è libero per la prima volta e non sa dove andarsene. Allora il contadino gli dice, guarda che morde, non lamentarti dopo e dire che non te l'avevo detto. E Gesù gli dice, dai, fatti furbo, deficiente, fa per andarsene, e il cane lo segue. Allora il contadino gli dice, oh, fermati, Gesù! Ma non sai neanche come si chiama il mio cane. Gesù si ferma, si volta e gli dice, io sono Gesù. E il cane si chiama Matteo.
Vieni Matteo. E il cane lo segue. Allora il contadino gli dice: fermati Gesù, ma non è vero che si chiama Matteo il cane, sono io Matteo. Ma va, dai, è uguale, fa lo stesso. Il primo apostolo, quello che l'ha seguito per primo, è un cane. Questa è la Gertruda dell'Amleto. Si poteva tagliare, ma poi se si riprende l'altro spettacolo, come si fa? Tanto con questa faccio solo uno che passa nella folla. Siamo in 8. Uno che si ferma un attimo per vedere la strage degli innocenti. Così, c'è la fila. Tutta questa roba, si ferma solo un attimo, guarda il pubblico e poi se ne va. Non ha neanche un nome per questo personaggio. Io me lo chiamo Piero, ma aiuta a chiamarlo con un nome. Un personaggio dovrebbe sempre avercelo un nome o un'attività. Come Centurione è già qualcosa, ma se uno passa e non ha neanche un nome, così. Io me lo chiamo Piero, questo coi capelli da donna, o magari un travestito, Poi con questa faccio un facchino. Uno che attraversa la scena in verticale, perché qui la scena è ripida. Porto in scena le croci e vado su. E poi torno giù 3 volte. Non è che sia molto, però. Ecco. Adesso io le parrucche ve le ho fatte vedere. La storia, sì, ve la posso raccontare. Hanno fatto un esperimento una volta. Facevano finta di fare dei colloqui attitudinali o roba del genere. E loro andavano lì, rispondevano a delle inserzioni tipo: ti senti in grado di un lavoro che richieda carattere, indipendenza di pensiero, intraprendenza? Non richiesti titoli di studio, pagato benissimo, lavori poco, eccetera. Così quelli che leggono un annuncio dicono: cazzo, ci vado. E in realtà era un test. E in questo test ti facevano sedere su una sedia con 2 pulsanti davanti, uno blu e uno rosso. E poi ti dicevano: adesso tu guarda attraverso questo vetro. E dietro al vetro c'era un uomo seduto su una sedia elettrica, anche se naturalmente non era una sedia elettrica. E poi loro, i candidati, dovevano fare delle domande al tipo seduto sulla sedia. E tutte le volte che il tipo sbagliava, dovevano, per passare la selezione, per essere assunti, dargli una specie di scossa. Prima piccola, una scossetta, e poi sempre più grande. Allora, man mano che la cosa andava avanti, il tipo sulla sedia diventava sempre più scemo, incapace, tanto che non riusciva a rispondere neanche a delle domande da bambino, tipo: di che colore è il cielo? Di che colore è il mare? Quante dita ha una mano? I candidati, tutte brave persone, padri di famiglia, non se la sentivano di dare la corrente, ma dovevano darci dentro, no? Per passare la selezione, per essere assunti. Alcuni cercavano di sillabare la risposta. Azzurro. Il colore del cielo è
azzurro. Ma quello, più gli suggeriscono, più sembra rincoglionirsi. E allora, punizione, colore del cielo, 2, 3, scossa, colore del prato, 2, 3, scossa, 8x8, 2, 3, scossa, la sorella della moglie del marito, 2, 3, 4, scossa, 8x8, scossa, 1+1, scossa, 2+2, scossa, 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 tutto senza cattiveria naturalmente, solo per passare la selezione, trovare lavoro, essere assunti a tempo indeterminato. Anzi, alcuni di loro, prima di dare la scossa, chiedevano scusa, si facevano anche il segno della croce. Vabbè, noi eravamo però alla strage degli innocenti. Tutto questo succede per colpa dei magi che una volta, arrivati a Gerusalemme dall'Oriente, invece che essere un po' riservati e starsene zitti, cominciano a dire a destra manca che loro sono venuti da lontano per annunciare una cosa bellissima, una cosa che neanche vi immaginate, dice Baldassarre. In pratica sta per nascere il Messia, dice Melchiorre, quello vero. A quel che risulta dai calcoli matematici, astronomici, risulta essere proprio il Messia e non un impostore, ma proprio l'originale, invece che starsene un po' zitti, dico io. Erode, come potente, si preoccupa di questo fatto. Non gli piace l'idea di questo Messia in arrivo e questo fatto, che sarebbe dovuto nascere proprio da quelle parti, lo mette in allarme. Così fa un trucchetto e i magi ci cascano. E dice: ma che bella notizia che mi date! Allora, facciamo così. Andate a cercare qua e là per le povere case, che si sa che Messia nascono sempre poveri, nelle povere case. E quando trovate la casa giusta, venite qua, me lo dite e sì, facciamo un brindisi! Sì, dai, facciamo un brindisi! Allora, il testo non dice con precisione quanto, ma nello spettacolo si vede che a un certo punto i magi si rendono conto di aver fatto una cazzata a dire questa cosa a destra manca, che era molto meglio se stavano zitti. Allora, i magi trovano la casa, eccola qua, che bella, si complimentano, donano oro, incenso e mirra, ma se ne vanno subito, non si fermano, perché sanno che sta per succedere qualcosa di grave, per colpa loro. Infatti, subito dopo, c'è la strage degli innocenti. Prendere tutti questi bambini, riempirli di salsa di pomodoro, sdraiarli a terra e farli stare zitti per 8 minuti. Parlami d'amore, My father works in television, that's why. And so we started to work together, and then we split. I mean, we have different programs. But then, that's the key point, I started to do things about the Romans. I was in Italy. I was living in Rome. I knew Pompeii. I was not really fond of the Romans, but I knew that it was interesting to go and film. Because when you are in Pompeii, you feel at home. If you go to, let's say, the Yucatan or in China, you will find fantastic things, but you won't feel that familiar. You feel like it's something different from what you think. You go to Pompeii, you get into the houses, you feel perfectly well. And you realize, you know, when you have, Pompeii is something absolutely amazing. It's a place that's been frozen. If you go in other places, like if you go to, say, even Ostia or Karnak, I mean, in other places, everything has been abandoned. So what you see are just ruins in the Maya, the Incas. In Rome, I mean, Pompeii is different. You go there and you almost think that everybody has been, and it's gone away for a while just to make you a joke. And you get inside, you see, let's say, a mirror still embedded in the wall, and you see yourself, your face reflected, and you think about what kind of person face was reflected in that wall. And the thing is, that's the emotional side. Then you have the rational side that start to work, and you say, wait a minute, this mirror is kind of very low.
So they were not that tall. And you start to, yeah, of course, women were like 1.55 meters. I'm talking about meters, which is Yeah, I've been here for 24 years, I still so you will forgive it. Anyway, you will forgive me. And then the men were 25 feet. it's about 20 centimeters less, no, say, that much less than me. That works. Yes, and if you are curious, you will find by yourself so many details that books don't tell you. If you go in any place, if you're curious, you will be the archaeologist, and you can ask yourself questions. You see like the step stone to get into a house, and you see the grooves made by a door that's not there anymore. You see the place that is still living. And then of course you meet the Pompeii, the Romans themselves. What I don't like is that people take pictures, they have fun in front of people. These are not statues, these are people that are dying. They are frozen in the moment when they are dying. So we should pay them a lot of respect, my opinion of course. But then if you watch them, you see a person that didn't know that the American continent was there. He thought about Jupiter as a god, not as a planet. And also, I mean, and he would speak Latin. And here is a Roman. We're not, everything that you read on the book stays in the book. But when you are in the field and you find yourself in the Roman world, you start writing a book. So I wrote a book I would have liked to find in the shelves of the library. And I didn't find it, so I made it. And Another question about that. There seems to be, and there's always been in Italy, a sort of a divorce between scholarly historical writing and divulgazione. And it was one of the problems that Montanelli actually addressed when he was saying, in England and in the US, historians write in such a way that you can pick up a book, understand what they're saying, find it interesting, talk about it at a dinner table, and have a very exciting topic of conversation. Whereas in Italy, it seems that scholars talk to themselves, and there are other people that try to explain to the common reader, the educated reader, but not the specialist, what it is. So you're sort of trying to bridge, this is a more common book, I would say, in the American market, because the Anglo-Saxon tradition is in that direction, that there is scholarly and popularizing of the subject that are joined together. So you didn't find it in the shelves because of that reason. And I don't believe things have changed much since Montanelli pointed out that topic. And as you know, Montanelli wrote his own Storia d'Italia in many, many volumes, some co-written with other authors, but mostly by him. So that's why you didn't find this book on the shelves. Yes. Unfortunately, what I feel is that I live in Italy, and I feel there isn't a school of interpretation of all the sites. Myself, when I go and have to film some places for the TV, and I have to get information, the only information sometimes I found are books that thick, very technical. They don't tell you anything, and they're even wrong sometimes. So you really have to speak with the archaeologist or the scholar, and it's the human information, I would say, that gives you a lot. Because, let me tell you an example. Just a few weeks ago, we were filming the wreck of a ship that was found not in the water, but let's say on land, because it went ashore. It was, imagine, a ghost ship dating back from Augustus' time that was stranded on the shore. It arrived, and no one knows what happened. We just know that that ship was full of goods. It arrived on the shore without anyone, and it slowly was covered by the sediments. So the archaeologists found it, because the sea by the time had retreated, gone away. So it was a common dig, and they found so many things, even leather things. And so we went to film, and all this were put on 2 stories in a museum dedicated only on that ship in Comacchio,
which is not too far from Venice, between Ferrara and Venice. So I was impressed by the things you would see, like amphoras, dishes, small temples, anything. But then I was intrigued by some shoes. Shoes left by some soldiers, legionaries. You can tell a sandal is from the military because it has some spikes, just like the football shoes, because it didn't have to slide on the battlefield. And that's typical. And so I said, well, okay, you know, I wouldn't say it's common, but you can find in many places some remnants of shoes of legionaries. You can find it in the desert, in Scotland, in Germany. Many pieces have been found. Not too many, but some. But then we realized something, is that try to walk in the snow with the sandals, kind of freezing. And you ask yourself, how could they just, you know, walk in such a terrible climate? And the answer is, we don't know. Well, they probably have socks. You know? And so you've seen the movies and the reconstruction. Even people that know the subject would have like socks. And then, of course, by today's standards, having the sandal and the socks is not very beautiful, especially in Italy. But recently, some we associate it to German. Yes. but then you realize, say, wait a minute. Just imagine those soldiers marching in the snow or under the rain in the mud. Would the socks protect you? No. And then we had the answer there. Well, along with the sandals, you had some, let's call that leather socks. Like galosh? No, it was because galosh is outside. This, imagine some moccasin, kind of, or going halfway up here, made of very thin leather. And so we found them inside the sandals. So we realized that the ship was stranded during wintertime, first of all, and second, that this is actually the real, true soldier boot. If you think about today, you're in the same thing. These people had some, what is called soccus, that was the name of those kind of leather boot, and the sandal that you would stride it around. So you had two things together. In summertime, you would only wear the sandal, so very practical. And the word socks comes from soccus, which is actually this. So you see, we're not talking about things that are kind of wool, but we were the first to see that. I mean, we, the filming crew. And we said, how is it possible that no one noticed that before? We were there with the sovrintendente who agreed. I mean, we made an article out of that. And we said, well, we don't know. Well, the problem is that actually the whole thing has not been studied yet. It's been found 20 years ago, but no one has studied the pieces, although these things are exhibited in a 2 stories high museum. Parlami d'amore, Mario.
parlami d'amore, Mario. My name is Geppi Pisanelli. I am an Italian artist. I am also a scientist. I am a researcher at University of Napoli Federico II and at Mount Sinai School of Medicine. There are some common things between art and science. For example, if you want to be a successful scientist or successful artist, you have to follow some rules. Then the readout is different because in science it's based on the reproducibility of the data. In art is the opposite, it's based on unicity of what you do. But this part is common, I think, the rules. The idea of the exhibition here at Casa Italiana is in the title, that is passage, that is a fundamental concept in my art. You always assist to a passage from an image that belongs from the reality, but doesn't represent it to an image that says something else. For example, the gold swing, the painting that is in the main room of the Casa Italiana. Usually when we think to the swing, we think to the childhood or the happiness of our childhood, but the painting there is in a black atmosphere. Then there is also
The swing is represented in a gold color that is unusual for a swing, and also you don't see where the swing is hung. So basically, this makes you think what does it represent? Is a sense of emptiness, or is the only certain which you can hold? Basically, this is what art should do. Make you ask a question and not give you answer. The way they are made is based on a classical, I would say, approach. First with the sketch, and then with the drawing. Then you put the drawing on the canvas, and then you paint the image. Here in this series of work, for example, the Clouds series, the approach is different. I started with the sketch, and then after the sketch in which I relate shapes, composition, I start directly on the canvas with the first layer of color, and then the second layer of the color. In this work, I also referred them like subtable line between abstraction and figuration, because if you can detach from the image that we usually think when we look at the clouds, in this work you can also see the abstraction due to the color that are very saturated, and also the composition. Parlami d'amore, La musica popolare veramente contiene dei frammenti dentro che sono come le pietre dure, come le stelle fisse, cioè è difficile sottrarsi, anche le persone meno attente, alla grande capacità evocativa e proprio portabile, tascabile che hanno le canzoni. Ho girato e rigirato senza sapere dove andare, ed ho cenato a prezzo fisso seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? La musica popolare ha questa capacità, insomma, è quella magari di essere meno, come dire, preziosa, di essere probabilmente anche più modesta come potenzialità, almeno di partenza, o meno considerata anche da alcune classi dirigenti dei paesi e di diversi paesi. Indubbiamente la musica pop, la pop music ha come lingua egemonica la lingua inglese. Questo è un dato di fatto, nel senso che lo ha culturalmente, ma poi c'è anche comunque anche un'egemonia industriale, o almeno c'è stata, culturale. E l'inglese tra l'altro ha un enorme vantaggio dal punto di vista del suono, cioè una lingua rapida, molto più sonora della nostra, che se ne dica. Io sono terrorizzato dalle parole, vivo la mia composizione in maniera quasi schizofrenica, nel senso che la musica è un mondo misterioso, è una specie di acqua, è quasi metafisica, e invece le parole hanno un senso compiuto, hanno una dimensione, e questo le rende anche difficili. Io ho veramente un grandissimo rispetto nei confronti di tutti coloro, scrittori, giornalisti, avvocati persino, che ci vuole avere rispetto per gli avvocati, però cioè tutti coloro che devono misurarsi con la parola, perché le parole sono una scienza esatta. E tra l'altro purtroppo le usiamo sempre peggio, perché ogni lingua si sta impoverendo. Invece sono veramente, cioè, è la ricerca dell'esattezza di una parola che è il lavoro più difficile per un artista, per un giornalista, per uno scrittore. Tu come vivi, come ti trovi, chi viene a prenderti, chi
questo senso è diverso il mestiere di chi scrive una parola e non la deve cantare, o la deve magari solamente leggere, o di chi scrive un libro. Quindi l'arte della scrittura della parola rispetto alla scrittura dei testi di una canzone, anche se la materia sembra essere la stessa, però sono molto differenti. Quello che mi consola, per il quale io riesco ad arrivare fino alla fine, non è tanto avere voglia di raccontare qualcosa, magari un argomento, qualcosa di accaduto, un'emozione, una suggestione, ma quanto quello di aggiungere con le parole altra musica a quella musica che già c'è, attraverso il fluido delle note, delle melodie o delle tante melodie che vengono, perché poi non esiste mai una sola melodia, voglio dire che il frutto di una composizione sono tante melodie che si mettono insieme. E allora ci sono dei giochi a volte, proprio dei modi, come dire, dei grimaldelli, dei meccanismi con i quali io riesco ad arrivare alla fine, se no non le finirei mai, tant'è che io insomma, ho clamorosamente mancato anche di 1 anno e mezzo delle uscite di dischi, insomma, anche annunciati. Però ecco, il sistema molte volte è proprio quello di cercare il suono della parola, nemmeno tanto, cioè quello che quelli che parlano bene chiamano significante e neanche significato. Cioè quello che nell'insieme, l'emozione che dà nell'insieme. È sempre più difficile scrivere canzoni d'amore, innanzitutto perché ce ne sono talmente tante che c'è stato scritto qualsiasi cosa. E perché la canzone d'amore rispetto a volte alla canzone civile, alla canzone sociale, è molto più delicata e in questo caso è più fragile. È veramente un cristallo che si rompe con niente, oppure se lo metti contro la luce vedi la ditata, vedi dove è sporco. Ogni volta che esce fuori una buona canzone d'amore è un miracolo. Non tutte sono buone, io pure ne ho scritta qualcuna che forse avrei potuto anche risparmiarmi di scrivere e la gente ne sarebbe stata felicissima. Mi piace essere interprete, a volte anche delle mie canzoni, ma più che altro delle canzoni di altri. Devo dire che se mi capita che qualcuno mi metta ancora una chitarra in mano in un'occasione non professionale, io raramente prendo la chitarra e faccio una canzone mia. Allora, a Lampedusa succede questo, succede da 8 anni, il primo anno l'ho fatto da solo, che chiamiamo degli artisti italiani e anche stranieri, ne sono venuti molti, a testimoniare che la vita, come diceva Vinicius de Moraes, è l'arte dell'incontro, è la capacità di incontrare qualcun altro e di rispettarlo in quanto altro. Però il mondo, appunto, oltre ad essere mediamente infelice per molti versi, è anche ancora talmente ingiusto che per quanto sia bisognerà insistere fino alla fine dei secoli e cercare di, per ognuno per quello che può, per lo strumento che suona, per il mestiere che fa, di cercare di apportare un grammo di giustizia in più. Allora, questi artisti cosa fanno? Vengono tutti a titolo gratuito su una piccola spiaggia che però insomma ospita 15-16 mila persone, è il massimo che può ospitare l'isola, tant'è che in quei giorni si registra un abbassamento dell'isola stessa sul livello del mare. Si fa musica d'impronta, proprio con le prove davanti a tutti, non c'è biglietto, nessuno paga niente, e in quei giorni generalmente si fanno anche degli incontri e dei seminari sull'idea del movimento dei popoli, su chi siamo noi stessi, su chi è italiano, gli stessi italiani. Noi siamo figli frutto di 40 etnie diverse, se non di più, e siamo forse il popolo che è emigrato di più nel mondo e adesso guardiamo con molto disagio e molta paura al nuovo immigrante. Gli artisti non sono mai dei soldati di queste guerre, perché poi esistono invece i volontari, le persone, veramente le associazioni, coloro che ogni giorno si dedicano a tutto questo. Gli artisti di solito servono un po' da amplificatore, danno un po' luce, danno attenzione. Sono un po' come in un esercito sono i trombettieri, quelli che suonano la carica, ma il trombettiere non andrà mai poi all'assalto, non farà mai la guerra. Ecco, in questo senso siamo utili anche noi, ma sicuramente insomma, poi quelli che vincono le grandi battaglie sono altri. Il nostro paese secondo me ha ancora potrebbe dire ancora parecchie cose, bisogna non rinunciare a dirle, bisogna ritrovare un po' uno slancio che probabilmente si è un po' appannato, per ritrovare quella forza del dopoguerra che almeno guardiamo, almeno dai film, anche l'arte popolare era veramente formidabile. Forse ci vogliono appunto non voglio usare queste frasi, solo chi cade può risorgere, però insomma ci vuole però uno scossone, perché insomma siamo un po' narcotizzati. Nella vita ho fatto un po' di tutto,
so se ho fatto poco oppure tanto, non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio, lo sa pure Dio. Parlami d'amore, Mario. Giorgio Spano, da un mese circa sei diventato il chair, il presidente del consiglio direttivo della Casa Italiana Zerilli Marimò. Sei attivo da molti anni comunque per la Casa Italiana, ma molti dei nostri sostenitori, amici, frequentatori non ti conoscono. Per questo abbiamo pensato di fare queste interviste in modo che conoscano te, quello che fai, il tuo amore, la tua passione per la cultura e l'arte italiana. E cominciamo da Spano, un cognome innegabilmente sardo, e vorrei che tu ci dicessi qualcosa delle tue origini, della tua formazione, dei tuoi interessi culturali. Effettivamente il nome è molto sardo. Sono nato a Iglesias, ho studiato a Cagliari, a Oristano, e poi all'Università di Pisa. La mia formazione professionale ha cominciato in Francia e da lì poi sono arrivato negli Stati Uniti, dove dalla fine degli anni '80 aiuto mia moglie Nancy a gestire e governare un'attività legata all'immobiliario. Una delle cose che ti caratterizza per le persone che già ti conoscono è la passione per l'arte contemporanea italiana, che è una passione e una collezione. Abbiamo cominciato inizialmente a collezionare il vetro di Murano. Abbiamo scoperto tutti questi vari artisti, tra i quali Carlo Scarpa. E poi immediatamente dopo tutti gli artisti, che da Gio Ponti sino al grande Massimo Vignelli, che è stato per noi di un'importanza capitale. Massimo è stato un amico, un istigatore, un mentore, un fratello, un papà. È stato tanto per noi. E ogni volta che lo ricordo non ci posso pensare troppo, perché è stato veramente molto importante nella nostra formazione culturale. Dove ci siamo veramente concentrati dalla metà degli anni 90 è stato il gruppo dell'arte povera nato a Torino, e da lì un gruppo di giovani artisti, che oggi sono 10, che ci hanno aiutato a sviluppare un programma che si chiama Unique Spano Art Program, che si trova a Garrison, a circa un'ora a nord di New York, dove intorno alla nostra casa, in una proprietà di circa 50 ettari, abbiamo stabilito un programma che permette a un artista italiano contemporaneo di venire in residenza da noi, creare un lavoro, svilupparlo e installarlo all'interno di questa proprietà. Continuerà adesso con un sviluppo molto importante. Abbiamo acquistato una vecchia fabbrica di computer e a fianco di questa fabbrica abbiamo deciso di costruire un nuovo fabbricato, un parallelepipedo in cemento armato, che servirà prima di tutto a ospitare la nostra collezione, la collezione che già abbiamo dei vari artisti dell'arte povera, ma sarà soprattutto per la prima volta un centro interamente dedicato all'arte contemporanea della seconda parte del XX secolo negli Stati Uniti d'America. Non ne conosco nessun altro e spero che in congiunto con quello che facciamo qui alla Casa Italiana porteremo avanti la cultura italiana nello stato di New York e more. Abbiamo detto che da poco sei stato eletto unanimemente, acclamato dai tuoi colleghi chair del nostro consiglio direttivo, però la tua associazione con la casa data da lungo tempo, praticamente fai parte del nostro board fin dall'inizio. Da quando praticamente la casa è nata incontrai Mariuccia, la baronessa Zerilli Marimò, amatissima, mi si avvicinò e mi chiese di far parte di questa organizzazione della Casa Italiana Zerilli Marimò. Quando mi presentò il programma mi affascinò soprattutto il personaggio, mi affascinò lei stessa, il modo di fare, questa forza che aveva e questa voglia di far conoscere la cultura italiana, che allora
non era come oggi, eravamo molto meno rispettati e molto meno amati. Quello che la Casa Italiana sta facendo qui a New York è per me ragione di big pride, come si dice qui. Io penso che tu sei stato sicuramente una guida fantastica per questa istituzione, hai fatto tantissime cose che hanno permesso alla cultura italiana di essere più rispettata, coinvolgendo tutti, coinvolgendo queste persone che già amano l'Italia, amarla ancora di più e farla conoscere. E Giorgio, cosa si possono aspettare i nostri amici di nuovo da questa tua chairmanship? C'è qualcosa in particolare che tu credi che sarebbe importante potenziare o fare meglio? I programmi legati all'arte contemporanea, alla pittura e alla scultura, a tutto ciò che si fa oggi nelle nostre accademie, farlo conoscere un po' meglio qui, sia agli studenti ma soprattutto ai grandi collezionisti d'arte che dovrebbero interessarsi un po' di più a ciò che si fa oggi in Italia in contemporanea. In questi anni la Casa ha cercato anche di potenziarsi su tutto quello che riguarda le nuove tecnologie, per cui tutto l'apparato audiovisivo, le videoregistrazioni. Facciamo le trasmissioni in diretta, adesso abbiamo un canale live stream dedicato senza interruzioni pubblicitarie e questo è stato anche grazie a te, perché in te ho sempre trovato un alleato, per cui anche tu condividi con me questa idea che la casa è bellissima com'è, è bellissimo che sia questo ambiente accogliente come lo voleva la baronessa, che la gente si sentisse veramente in una casa italiana con un calore umano, ma è anche importante che esca dalle mura di questa casa e che raggiunga gli schermi in tutto il mondo. Perché oggi tutto si fa attraverso gli schermi. Io penso che quello che abbiamo cominciato qui con questa iniziativa di registrare tutto e di mettere tutto online è straordinario e dobbiamo continuare a farlo. Il sito è bellissimo, è molto facile da navigare e lì ci vedrei anche appunto un po' di più di arte contemporanea e un po' di più di cose legate alle mostre che facciamo. Le mostre che fa l'Isabella del Frate sono tutte bellissime, tutte molto interessanti, bisogna farle conoscere ancora di più, bisogna far conoscere gli artisti. Sono gli artisti che devono essere conosciuti, la loro arte sì, ma anche loro devono sempre di più essere accessibili. Io questo vorrei che si continuasse a fare. Grazie mille Giorgio e buon lavoro. Grazie a te, grazie infinite. Grazie. Parlami d'amore, Mario.